Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda parte di ottobre 2022. Ok. Abbiamo la carta della Luna, amici dello Scorpione. La Luna parla di sogni, parla di anche di proiezioni molte volte, perché la Luna è illuminata a metà, quindi parla di qualche cosa che in realtà non si vede e l'essere collegata anche con i sogni e con tutto quello che è il mondo dei sogni premonitori, si parla di una canalizzazione che potrebbe arrivare appunto attraverso un sogno, che potrebbe mettervi in contatto con quello che è, scusate, il vostro subconscio. La carta della luna parla anche di vecchie situazioni, vecchie emozioni che vengono a galla, che ritornano a galla e molte volte fa riferimento a delle paure. Ci sono degli alti e ma perché? Perché è una carta che comunque implica delle proiezioni e di conseguenza non si ha un'idea, una visione chiara di quella che è la situazione, è per quello che molte volte ci sono delle paure. Andiamo a vedere con gli oracoli. Ok. Abbiamo caos e contrasto, carta numero 33. Quindi qui fa riferimento al trovare una vostra identità. Probabilmente vedete che c'è una zebra che in realtà ha i colori di una giraffa. Quindi qui si tratta di capire chi siete veramente. La luna credo che faccia riferimento in questo caso all'analisi profonda di voi stessi o di voi stesse. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io vi ricordo come sempre che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. Per chi volesse contattarmi poi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Devo dire che la stesa nuova ha riscontrato un discreto successo. C'è da dire che appunto, essendo una stesa generale che guarda un po' tutti i settori della vita, non va molto a fondo, ma giustamente il titolo della lettura è la stesa generale, quindi mi sembra un po' più completa, ecco, come stesa generale, anche se è vero che molti di voi hanno fatto notare che con i mini tarocchi si andava a scavare un pochettino più a fondo, ecco. Wow, quante carte. Però siamo ancora in via di studio, quindi continuate a farmi sapere attraverso i commenti che cosa ne pensate, cosa vi risuona, quanto vi aiuta questa piuttosto che l'altra. Ecco, per me è importante sapere queste cose qua. Uh. Allora, quelle che si sono girate sono queste e queste due che sono uscite in più le teniamo qui. Allora, abbiamo un re di bastoni, la carta del mago, un asso di coppe, una regina di pentacoli, la carta del sole, un 8 di coppe, l'appeso, un 10 di pentacoli, l'8 di spade e un 5 di denari al contrario. E di qui abbiamo regina e fante di bastoni. Devo dire che abbiamo re e regina di bastoni, quindi se per caso per voi fosse, diciamo, predominante, meglio, una questione sentimentale in questo periodo, avendo re e regina di bastoni, si può parlare di una coppia per destino, anche se è una coppia di lavoro in realtà, anche se sento che qui per molte persone inizierà con questo asso di coppe qualche cosa a livello romantico, potrebbe esserci, per qualcuno sento una gravidanza, come se fosse la luna giusta, ok? La luna parla anche di, come vi posso dire, è una catalizzatrice, no? Ma in effetti la luna regola il ciclo mestruale. Una volta si basavano sulle fasi lunari le donne per capire più o meno a che punto del ciclo mestruale erano.
Per qualcuno vi dico, si può trattare davvero di quello che è l'inizio di una famiglia, da lì è chiaro che potrebbero anche venire fuori 1000 paure, no, ci sta. Per qualcuno si tratta di diventare nonni, okay, quindi potrebbe essere che, insomma ci sia questa nuova fase della vostra vita. Sento molto forte la presenza di figli, okay, comunque di un allargamento della famiglia. Se non sono figli, per esempio, potrebbe anche essere un animale da compagnia, se non siete più in età da figli e, può anche far riferimento a quelli, insomma. Però per qualcuno, insomma, se così fosse congratulazioni. Sento che c'è questa nuova nascita, questo nuovo ingresso a livello di affetti. Abbiamo anche un 10 di pentacoli, è una carta che parla di compimento, di famiglia allargata, di abbondanza, di salute, di prosperità, di doni, di premi, cioè vi sento bene, insomma, da un punto di vista, diciamo, emotivo o comunque relazionale, ok? Anche per è proprio l'ambiente che vi circonda, sento che è presente comunque. E siete in una fase, direi anche proprio di potere personale, perché comunque al centro della lettura c'è un re di bastoni e poi si inizia, diciamo, con il mago, che è proprio la carta dell'azione, la carta dell'inizio. Mi viene da dire che è la carta del seme, è il divino maschile. Tenete presente che avete la luna e il sole, parla di divino maschile e divino femminile che si uniscono e danno inizio a questo asso di coppe. Io vedo proprio un bambino. Se non è un bambino, può anche essere un progetto, può anche essere un qualche tipo di idea nuova, un nuovo tipo di connessione. Ecco, se per esempio foste single, si tratta proprio di un inizio di una relazione nuova. Sì, sento che fortemente, perché ho 3 bastoni e la carta del sole, fortemente è un segno di fuoco, però non è detto. Ehm, Da un punto di vista degli amici, delle persone che vi supportano, diciamo così, del vostro intorno, anche lì sento che siete ben sostenuti. Il punto è più, se vogliamo, da un punto di vista lavorativo o economico o della propria, come vi posso dire, a pagamento personale, ok? Perché qui sento che si tratta di fare un determinato passo. Avete la carta dell'appeso, quindi qui c'è qualcuno che sta rivalutando qualche cosa, sta ricalibrando e sento che questo qualche cosa per molte persone potrebbe essere da un punto di vista economico perché abbiamo un 5 di denari che è girato al contrario. Quindi c'è una sorta di probabilmente carenza o malgestione da un punto di vista finanziario, potrebbe essere anche semplicemente una spesa imprevista in questi prossimi 15 giorni che vi, come vi posso dire, c'è anche questo 8 di spade, quindi sento che per qualcuno ci saranno dei pensieri intorno a questa spesa, per qualcuno anche sensi di colpa, ok? Però ecco, niente di così trascendentale, ok? Il punto forse è più da un punto di vista lavorativo, nel senso che sento come se ci fosse qualcuno che si sta chiedendo se sta andando nella direzione giusta. Perché comunque abbiamo anche un 8 di coppe. L'8 di coppe parla di un viaggio interiore ed è affiancato dalla carta dell'appeso, che è una carta che vi permette di vedere le cose da un altro punto di vista. Quindi qui si tratta veramente di eh, togliere le proiezioni. Vi ricordo che avete anche un 8 di spade, è una carta che è raffigurata con una donna bendata. Non siete consapevoli di tutto, non riuscite a vedere tutto. È come se non aveste una visione di insieme ed è per quello secondo me che avete un po' questa energia di caos e contrasto, perché anche lì non sapete bene. Molto dipende dal fatto che comunque avendo la luna ci sono tutte queste emozioni che salgono e che scendono, quindi sento che molte persone si stanno facendo un po' condizionare dall'emotività. Ecco. Però vabbè, niente di male, insomma, una volta che riuscite un pochettino a controllare i pensieri e le emozioni, insomma, riuscite a trovare di nuovo il vostro potere personale, perché voi siete nel vostro potere personale. Guardate, il re di bastoni per qualcuno potrebbe anche rappresentare la persona di interesse, un familiare, ehm, qualche persona comunque influente vicino a voi. Mm?
che vi può dare una mano. È interessante perché manca solo il cavaliere di bastoni, ma poi c'è tutta la famiglia di bastoni. È come se ci fossero queste altre due energie fuori in realtà da questa lettura, ma che in qualche modo sono coinvolte, perché sono uscite. Quindi si può trattare di qualcuno che è vicino a voi? Può essere qualche familiare, può essere moglie e figlio, marito e figlio, marita, marito e figlio o figlie, insomma, ognuno di voi lo applica alla propria realtà, però qui c'è qualche cosa inerente a un gruppo familiare che, ripeto, si allarga, perché qui abbiamo la carta del compimento del 10, quindi c'è qualcosa qui. Guardate, il 10 di Pentacoli parla anche sempre di quello che è un aiuto economico. Quindi, se per caso avete paura di una fase 5 Pentacoli, quindi di una spesa imprevista, di fare qualche tipo di investimento perché magari pensate di perdere o cose di questo genere, state tranquilli perché vicino a voi c'è una persona che vi potrà venire incontro, che vi potrà dare una mano. E poi ricordatevi che avete l'asso di coppe e la carta del sole. Quindi qui davvero si va verso la prosperità, verso la crescita, verso l'abbondanza. Avete anche una regina di denari. Quindi, e avete anche la carta del mago, che è la carta di colui che ha tutte le caratteristiche giuste per trasmutare l'energia, per creare la propria realtà, per dare inizio al tipo di realtà che si vuole vivere. Ok? La vedo bene. Da un punto di vista spirituale, ecco, forse è l'unica pecca, nel senso che siete un po', avete la carta dell'appeso, mm? E avete la carta dell'otto di spade, avete questa energia un po' bassa, diciamo così, del 5 di pentacoli, avete l'otto di coppe che parla di una ricerca interiore, la luna che predomina la stesa. Quindi sento che qui si tratta più di far pace con voi stessi, nel senso di cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, come ci consiglia l'appeso, e cercare di fare, come si dice, di necessità virtù. Perché il mago è proprio colui che trasforma il piombo in oro, quindi trasforma una materia, un'energia pesante come quella del piombo, in qualche cosa che in realtà è oro, quindi luce, un'energia leggera. E il momento appeso vi dà proprio la possibilità di trasmutare queste energie, di approfittare di qualche tipo di pesantezza che magari sentite e trasformarla in qualche tipo di cosa positiva per voi, insomma. Va bene, andiamo a vedere qualche messaggio con questi oracoli che sono semplicemente dei messaggi su cui meditare, ok? Magari non risuonano, magari sì, però magari no, ma comunque possono essere degli ottimi spunti di riflessione. Le carte blu sono tre mazzetti. Le carte blu sono per, non so, uno sguardo sulla situazione, no? Parlano della situazione. Perché mi è difficile essere felice? Ecco, la felicità viene da dentro. Il 5 di Pentacoli, al contrario, molte volte parla di una sorta di codipendenza affettiva, ma sento che qui fa riferimento a una sorta di insicurezza fisica, pratica, monetaria, di indipendenza che avete voi. È come se c'è qualcuno qui che fosse, diciamo così, legato a un certo tipo di budget per sentirsi felice, un po' come quelle persone che dicono quando avrò raggiunto quel risultato sarò felice, quando avrò raggiunto quel livello di stipendio allora sarò appagato. Ecco, in realtà la felicità è un sentimento che si vive dentro, indipendentemente da quello che si ha, ok? Andiamo a vedere con il mazzo giallo, questo invece parla di una potenziale credenza che avete o su cui potete lavorare. Perché voglio avere il sopravvento sugli altri? In effetti l'energia del re di bastoni è un po' comandina,
Quindi ecco, fatevi forse qualche domanda sul perché per voi è così importante predominare o avere il sopravvento sugli altri, perché molte volte questo atteggiamento si dice che la miglior tattica di difesa sia l'attacco, no? E quindi molte volte questo tipo di atteggiamento si ha nei confronti degli altri semplicemente perché ci si difende, ok? Perché si ha paura di non essere riconosciuti, quindi si tende ad avere un po' questo tipo di reazione. Andiamo a vedere con il mazzo blu, scusate, rosso. Questo è l'azione o il pensiero che si può fare. Mi rendo conto di essere il giudice più severo di me stesso. D'ora in poi vedo l'amore nelle mie critiche. Qui manca la giustizia. Allora, qui... Ah, però c'era la carta del senso di colpa, quindi ci siamo. Allora, ehm, normalmente è così. Chi tende, a giudicare tanto gli altri è perché in primis giudica tanto se stesso. Qui la carta vi suggerisce di parlarvi con un po' più di amore, di parlarvi con, più compassione, okay? Perché una volta che si riesce a vivere il sentimento per noi è, facile, più facile comunque, riconoscerlo e viverlo anche per gli altri, okay? Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte di questi oracoli. Andiamo a vedere che cosa hanno ancora da dirvi per chiudere la lettura. Comunque sento un periodo di forte... Beh, in realtà guardate, avete solo e la luna che mi parlano di yin e di yang. Avete il re e regina di bastoni, anche qui mi parlano di yin e di yang. Quindi sì, in effetti, e anche qui nella carta della luna ci sono il bianco e il nero, quindi si possono un po' vedere come la zona di luce e la zona d'ombra, ok? Che poi è il giorno e la notte, tutto è collegato, uno non può esistere senza l'altro. Ok, andiamo a vedere. Ok. Ecco, appunto, il lato forte e il lato sensibile. Il lato forte, anzi, qui sarebbe il contrario perché il buio normalmente viene associato alla notte, alla luna, quindi alla ricettività, mentre il bianco è associato comunque al sole, è associato al giorno dove si vede quindi all'azione. E qui parla proprio di una parte femminile che è la sensibilità e una parte di forza che è l'impulso dell'energia maschile. E infatti vediamo che c'è una piuma che si posa delicatamente su questa incudine che è di ferro. Ok? E quindi qui vi dice che dovete un attimino gestirvi, diciamo, tra queste due forze. E poi questa carta numero 3 e questa è una carta numero 33, quindi magari e anche questa è una carta numero 33. Numeri ripetuti. Guardate su Google, su YouTube, 33 numero angelico o numeri gemelli. Ci sono un sacco di blog e di video che spiegano in modo esaustivo. E vi dicevo che questa carta parla di influenze emotive dovute a terzi. Guardate, ve la metto qui perché qui c'erano queste due figure che erano uscite, quindi vi dico che se fosse una situazione di lavoro potrebbe essere che ci sia qualche tipo di pettegolezzo, qualche tipo di energia probabilmente un po' pesante, qualche dinamica che ritorna a galla, visto che comunque abbiamo la luna, qualche tipo di cambiamento che si vorrebbe effettuare. Ok? Se non fosse magari per una questione di lavoro, potrebbe anche essere che una di queste due figure, che potrebbe rappresentare anche semplicemente una persona vicino a voi, un'amica, un parente, una madre, insomma, che vi influenzi un po', direi troppo, perché avendo la carta della luna si parla di proiezioni. Anche se sento che il più sono vostre, il lavoro che si fa, diciamo, con questa carta è più un confermare l'autoboicottaggio che voi mettete in opera, mettete in essere da soli. Quindi ecco, cambiate il chip in questo senso. Quando arriva qualche tipo di passaggio un po' duro, è sempre perché così noi possiamo imparare qualche cosa da questo tipo di passaggio, da questo tipo di avvenimento, di situazione. Bene, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi.
Scrivetemi poi sempre nei commenti. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete comunque mettere un like, potete iscrivervi, potete condividere, lasciare una donazione, ogni tipo di supporto è ben accetto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!